Allora, eccomi di nuovo a voi. Ho staccato questi pezzettini dalle canne del Lina Uianum che vi ho fatto vedere prima. Ho staccato questi germoglietti che sono il numero 1, il numero 2 e il numero 3. Sono piccolissimi, piccolissimi. Allora rimane il problema di dove metterli in modo tale che possano crescere. Allora ho pensato di fare così, di prendere semplicemente un po' di sfagno che avevo e prendere queste piantine cercando di avvolgerle in qualche maniera magica, strana possibile, perché sono piccolissime, quindi come se facessimo, guardate, è semplicissimo, come se facessimo una zattera, niente di più, niente di meno. Li mettiamo tutti e tre insieme perché sono talmente piccoli, è come se fosse un deflascaggio, cioè togliere dalla bottiglia di vetro le piantine che sono nate dalla inseminazione che facciamo noi. Li prendessimo e li mettessimo, ecco, in questa diventa un po' difficile gestirli perché sono veramente piccoli, ma facendo conto che è come se facessimo una zattera, dobbiamo in qualche maniera tenerli in piedi più o meno in modo tale che poi peschino dallo sfagno e vadino avanti. Che succede? Che cerchiamo di avvolgerli in qualche maniera, diventa difficile soprattutto per chi ha le mani grandi, poter fare qualcosa di non dannoso diventa difficile. Ecco, mi sto spassando, ci vorrebbero le mani da bambino per fare queste cosine qua. Bene, più o meno cercheremo di... Questo è caduto e non è una passeggiata, è un esercizio di pazienza. Però vediamo se riusciamo in qualche maniera a farle tenere. Ci riusciamo, ma no, è difficile, però ce la mettiamo tutta. Allora, una volta che abbiamo trovato i tre germoglietti, cerchiamo di avvolgerli, lo sfagno avvolge, non deve essere messo diversamente. Mi faccio aiutare da questo perché se faccio errori con le radici così piccoline, se io faccio errori butto via proprio tutto. Allora il vaso di terracotta mi aiuta a dire: Dani, hai dato troppa acqua. Allora il vaso di terracotta fa uscire l'acqua perché la assorbe. Quindi nel vaso di plastica, grandi maestri, ok, io non sono un grande maestro col vaso di terracotta, qualunque errore che faccio il vaso di terracotta mi corregge, mi avverte, mi dice: hai dato troppa acqua, Dani, allora te l'assorbo un poca. E questo è il lavoro. Allora abbiamo messi giù, vede che qualche radice ancora bunda dritta perché chiaramente era la vecchia postura che aveva attaccata la pianta madre. Allora qui non ho problemi di radicazione perché io darò l'acqua ogni giorno, siamo in estate, devo dar l'acqua ogni giorno e se lo do un giorno sì, un giorno no, questo è tutto secco e non mi aiuta. Quindi ogni giorno darò l'acqua e porterà risultati. Perché? Guardate che vi faccio vedere. Ho staccato, ecco perché dico che si riesce, ho staccato questi che sono dei chechi dall'altro dendrobium. Guardate che già ci sono delle cacciature, dei piccoli getti che vengono fuori, vedete qua? Questo è il Dendrobium Parisci, guardate, allora ne ho messo uno sul vaso di terracotta, uno sul vaso di plastica, ma che io avevo delle radici molto più lunghe di queste qua. Queste sono radici da bambino, proprio piccolissime. Queste erano radici un pochino più grandi, era un bel po' che stavano lì questi chechi, penso più di un anno, che stavano fermi. Mi ero stufato un giorno di vederli fermi, mi sono detto, eccolo, vedete che c'è una ricrescita, vedete? Eccola qua, questa è la nuova piantina che sta venendo fuori, ve la indico col dito, la copro, ecco, questa che vedete è la nuova piantina che sta venendo fuori. Siccome qui avevo radici ben più grandi, avevo giocato nel vaso di terracotta e nel vaso di plastica, vaso di terracotta e di plastica. Mi hanno prodotto tutti e due i risultati perché il vaso di terracotta, eccola qua, eccola, la piantina che è venuta fuori. Questi erano dei chechi che la pianta, io mi sono concentrato sulla pianta, quei chechi erano rimasti lì
avevano detto ehi aiuto, non li ho notati per il semplice motivo che ero impegnato a custodire la pianta. Poi un certo giorno mi sono detto questi gheghi devono fare qualcosa, l'ho staccati e hanno prodotto questa piantina qua e questa piantina qua. Ce n'ho anche un altro di gheghi, ma tanto l'importante è che vedete questi due qui. Ve la faccio rivedere, la piantina è questa qua, eccola qua, eccola qua, quindi sta venendo fuori questa qui. Eccola, 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 eccola. Allora, quindi sono sicuro che in questo sistema, nel vaso di terracotta, andrò sicuramente a buon fine perché di troppa bagnatura queste radici ce le giochiamo. Qui siamo a livelli proprio chirurgici perché lo spessore e la lunghezza delle radici sono veramente poche. In questa condizione lo sfagno da umidità e il vaso di terracotta mi aiuta a buttare via gli eccessi. Qua non l'ho fatto, abbiamo detto, perché abbiamo delle radici più lunghe. Questo non sono in grado di tirarlo via perché tanto non c'è niente, uno può anche provare, ma ci vorrebbero dei vasi grossi come un ditale da donna, quindi non credo che si possano, però ci proverò anche con questo qui, non mi voglio arrendere. Bene, spero di avervi fatto vedere un po' tutta la situazione, sono contento dei risultati e ci riuscirete anche voi. A presto!